Buongiorno tribù! Buongiorno! Oggi abbiamo cambiato giardino di casa, non siamo più a Soneca, ma siamo a Viver perché abbiamo lavorato qua questa settimana. È il bello di avere la casa su ruote, che vai dove vuoi, dormi dove hai bisogno. Andiamo a Viver, restiamo a Viver, torniamo a Soneca, andiamo a Soneca. Notte super tranquilla, perché qua siamo ancora più isolati rispetto a Soneca. E oggi andiamo a ispezionare un'altra zona dell'Alto Palazzo. Un'altra chicchettina, bella bella. E andiamo sempre più in alto, come piace al Surpier. Giornata spettacolare oggi, con un pochino di vento, non c'è tanto vento. Per a partire da mezzanotte danno allerta vento. In questa zona c'è sempre vento, ragazzi, non andiamo lontani. È una zona ventosa, ci sono le palle eoliche. Però è 4 mesi che viviamo con il vento costante, anche meno, perché a partire da mezzanotte danno raffiche di vento a 100 km/h, Meno direi. Che roba! La strada si fa sempre più stretta, ma guardate che montagne abbiamo a entrambi i lati. E giusto qua c'è dove fabbricano l'acqua di Bechis. Acqua ce n'hanno, Non gli manca l'acqua. Non gli manca. Andiamo a vedere, se riusciamo, andiamo a vedere dove nasce il fiume Palanzia. Abbiamo parcheggiato giusto qua sotto perché la strada finisce. Adesso la temperatura è cambiata totalmente. Fa freddo, ma freddo, e c'è vento, anche perché siamo alti, perché sarà a 1000 metri sicuro. Sì, quasi a 1000. No, 900. E anche qua sopra c'è la processionaria, Però è già scesa, che è già scesa, si sembra, non tutti i nidi, però quest'anno tra processionaria, zecche e pulci ne abbiamo fino qua. Dai, ma è primavera. Non È fa più primavera freddo. e mi porta Pensavo, a 1000. Primavera, caldo. Iniziamo bene, ragazzi. Inizia la primavera, il caldo e il Surpier dove mi porta a 1000 metri. Ma lasciami Ma per mantenere... prendere un po' di caldo e riscaldarmi le ossa. Oggi Surpier ha una perla. La perla del giorno. Sentiamo la perla del giorno, Surpier. Qual è la perla del giorno? Portarti nei posti freddi perché il freddo fa bene alla pelle. E io direi anche meno che voglia del caldo già. Surpier. Dice il Surpier che sono 4 km. 3,4, Ah, non scusa. arriva neanche a 4. 3. Dai, 7 Andata a 7 andata e km. ritorno, dai. Sì, perché durante la settimana non Se facciamo. quando lavori ne fai almeno 10 o 15, cosa sono 7? In media facciamo 18 km al giorno, Pier. Da lunedì allora, a venerdì. Quindi 7 cos'è? La passeggiatina Domenicale. domenicale. Ti alzo un po', ce la fai? Ci arrivi? Sì, infatti a portarmi via. Comunque qua ci sono tutte le restrizioni, non si può fare fuoco, non si può fare camping, non buttare la spazzatura e passare con le macchine e le moto. Che strano che non c'è cani al guinzaglio. Che strano. E ragazzi, qua il 12 agosto del 2022 noi eravamo qua, è stato l'incendio
più devastante e distruttivo di tutta la provincia di Castiglione. Sono andati in fiamme 20.000 ettari tra bosco e prati, è un disastro. E avete visto È i tutto segni. bruciato, È bellissimo, qua Eh. ancora bellissimo, però immaginatevi com'era prima. L'incendio è durato una settimana ed è stato causato da un fulmine e noi abbiamo un amico che lavora nei pompieri e a un certo punto i pompieri hanno detto non possiamo più fare niente, stiamo qua, lo controlliamo e fortunatamente il vento ha cambiato. Ha cambiato direzione perché c'è il vento come quelli in questi giorni, quindi immaginate voi col vento, raffiche fortissime, mamma. E fortunatamente non è entrato nella Sierra Espadán, perché se entrava nella Sierra Espadán nessuno lo poteva fermare. E sono stati qua quando sono riusciti a fermarlo, perché ha cambiato il vento, sono rimasti un mese a Pulire, tagliare, c'erano tutti i trattori, tagliavano tutti i pini, hanno fatto un lavorone, hanno aperto piste per pulire, ovviamente pulito, sapete anche voi che non si può lasciarlo tutto pulito, però vabbè, è stato messo tutto in sicurezza, speriamo che non succeda che più. non succeda più. Solo il vento, uccelli, niente, pace assoluta. Che tranquillità, e che posto. Ma E che posto. che belle casettine che ci sono E qua qua. secondo me un primo pim pum pam ci può stare, Sì. Siete pronti? Pim pum pam. Pam! Vedete come non erano scese tutte? Guardate che fila di processionaria. Mi vengono i brividi solo a pensarci, per quello li teniamo legati. Dobbiamo controllare. Non so neanche più parlare dei brividi che mi sono venuti dalla processionaria. Che schifo. E dobbiamo controllare molto bene. E non se ne devono andare ovviamente i cani. Abbiamo tutto l'occorrente, noi ce l'abbiamo sempre nello zaino in questa stagione. Abbiamo trovato il Rio Palancia. Ci hanno fatto anche una passerella, lo attraversiamo e adesso andiamo a vedere se possiamo, sempre se non mi ammazzo, entrare a vederlo, perché dipende dalla quantità di acqua che c'è. Io mi sono messa gli stivaletti della pioggia, se non è tanto alta ci entrerò con gli stivaletti della pioggia, no? Qua si vede com'è bruciato. Ci stiamo addentrando dentro il Rio Palancia. Non siamo venuti a vederlo prima che bruciasse, che peccato. Noi quell'anno stavamo ancora vivendo a Dovevamo Soneja. venire giusto quella settimana, adesso che me lo ricordi. È vero, volevamo venire qua, continuare a fare un giro circolare con la tenda e stare in mezzo alla montagna con la tenda. E non so perché giusto quel weekend, quando è successo, perché era di weekend, non mi ricordo, abbiamo detto degli imprevisti. O comunque vabbè, che il fatto ci ha graziato. Sì. Ma ci ha graziato bene? Perché poteva andare peggio, molto male, e ritrovarci in mezzo a un incendio così grande. Attraversiamo il fiumiciattolo tra le pietre. Dovete sapere che la signora Tam l'equilibrio non gliel'hanno dato. Adesso voglio proprio vedere come fa ad attraversarlo. Però cagnoni, se tirate cado anch'io. La cina è rimasta impigliata col guinzaglio del legno. Dai Tam,
Oh, oh. No, il legno non è una buona idea. Oh, 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 che si fa il bagno in primavera, Tam? È fredda, Mi sono messa gli stivaletti dell'acqua. Oh, oh, ce la farà la nostra... Mamma mia. Brava, Mi Tanzini. devi dire qualcosa? Simpatia, portami via? Credo di avere un buco negli stivali perché mi è appena entrata acqua. E ho sentito tutta l'acqua fredda, fredda, vero? entrare Qua deve essere in diretta. Che fredda che è! Mi sa che sti stivaletti hanno finito la Basta, stagione. buttali. Ma questi bancali e terrazzamenti con mandorli, questo mandorlo è sopravvissuto. Cioè i nostri nonni, bisnonni, trisnonni venivano fino qua a approfittare di un pezzettino leggermente piano e poi ci fanno i muretti per piantare quei pochi mandorli. Quello sì che era un lavorone. Una volta il tempo non era denaro. Per quello ogni tanto vedete in mezzo ai monti, ma qua dei terrazzamenti qua in mezzo al nulla. Ah, bei tempi quelli. Adesso ragazzi il sentiero è tutto un dire per andare a vedere il nascimento del Rio Palanzia. Bravo, poi sei ancora agilo, amore mio. Sei più agile della madre. Tutto così, È tutto strachiuso questo sentiero. Entriamo in mezzo al canyon. Dicono che siamo quasi arrivati. Vediamo un po'. Che spettacolo di canyon! Mamma mia! Che spettacolo! Adesso Fortunelli on the road arriveranno lì e non ci sarà No, vabbè, la pozzetta. Se la pozza volendo si può anche andare. Magari in estate. Ah, Vedete un passaggino, secondo me puoi andare dentro ancora. ma dici che è così profonda? Sì. Che io non... vediamo. Ti arriva alle ginocchia. Sì? Sì. O scali, fai la traversa lì. No, Tam, è profonda. Guardate che gola lì come si stringe. Si potrebbe anche continuare, ma però magari d'estate. Adesso è ancora un po' freddo, no? Guardate, per addentrarsi. è veramente alta, se no io ci andavo, Però ragazzi, quest'acqua a me mi arriva alle ginocchia, Vi faccio capire, guardate. Profonda, Che peccato! Però che spettacolo qua dentro, Sì, che gola, che lavoro che ha fatto l'acqua. La natura, È uno spettacolo. gli agenti atmosferici. Che bomba! Che bomba di posto e che bomba di passeggiata. Una bomba. Ma che bella roccia fatta. Un po' consumata, ragazzi, un po' scivolosa. No. Da qua possiamo dire che nasce il Rio Palanzia, Vabbè, è questa la sorgente. E questa, come ufficiale mettono questa. Però chiaramente si può continuare nel canyon. Sì. Però chiaramente c'è una pozza, se era d'estate ti toglievi le scarpe e entravi. Ma però mai con i cani neanche entrava uno. Ci entrava uno, chiaramente. Però Dai, la diamo per buona. È questa. Da qua nasce il Rio Palanzia Che dà il nome alla comarca. e sfocia A Sagunto. a Sagunto nella playa del Canetto. Sì, lì da quelle parti lì. Sì, sì. Lì non si vede quasi il fiume, non arriva mai fino lì. Passa sottoterra, si prosciuga. Ma qua. Che potenza, Dai. E secondo me quando quelle piogge di anni fa che c'erano, qua si riempie tutto il canyon. riempie Sì, tutto il canyon. Che bomba di passeggiata. Bella bella. E adesso torniamo piano piano torniamo indietro verso il furgone.
per farvi capire la differenza di temperatura che c'è da Soneca a qua, ci sono sempre 5 gradi in meno. 5. E perché abbiamo beccato la giornata di ventosa, la sensazione ventosa. termica È molto più bassa, perché tutti questi giorni che abbiamo lavorato a Vivere abbiamo lavorato sbracciati, però quest'anno sappiamo che il tempo è un po' pazzo. Pazzirello. Un pazzerello. Alla notte fa molto più freddo che Soneca, questo c'è anche da dirlo. Poi ci sono animali, vero? I miei cocò. Mimì e Cocò. Guardate, guardate. Guardate com'è fermo, E lo sta cercando. O cervi o cinghiali, sicuro. Comunque sta casa qua si è salvata grazie ai cipressi. Sì, che fanno che da... non bruciano. Però è aperta. È abbandonata per andiamo a vedere com'era dentro. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, va. Sapete che la mia curiosità è più forte di qualsiasi cosa. Questo qua sarà il giardino di casa, perché ci sono ancora le scale. Questa era la porta principale da dove si entrava. E vediamo dentro. Che caminone. Aspetta perché se no non passo. Il camino. Un divano. Qua ci sono ancora un sacco di fogli. Proviamo a entrare, va? Vediamo un po'. È tutto distrutto. Mette un po' di paura, Vediamo un po', aspettate. Che accendo la pila del telefono. Andiamo a vedere, va. Ma cosa c'è? Ma qua ci vivono, cioè qualcuno ci ha vissuto. Adesso, qui c'è un letto. E qua c'è il bagno. Con la mini vasca da bagno. C'è qualcosa. La vedete? Lì c'è la vasca da bagno. Qua c'è il WC. E da questa parte è pieno di vetri. Ecco, forse qua non passerei, Mi fermo qua, va? Tutto distrutto, là c'è la cucina. Di qua c'è un altro bagno gigante sta casa. Qua c'è un altro letto. Torniamo dove c'è luce. È grande, E c'è anche un piano delle scale. Tagliamo le scale, va? Vediamo dove ci portano. Qua ci ha vissuto qualcuno, Qua c'è tipo un'altra stanza. Il sottotetto e qua c'è una stanza. E da questa parte c'è tipo un ripostiglio. Usciamo, va. A me queste cose mi affascinano sempre. Vedere le case abbandonate. E quando è aperta bisogna andare a curiosare. Era sembra che recentemente ci abbia vissuto qualcuno, Bah, che storia. Riusciamo, va? E qua è caduto un pezzo di terrazza. Andiamo a vederci la terrazza qua sopra, panoramica, va? Visto che abbiamo visto una parte della casa che non so se si è visto bene, perché era abbastanza buia. Però è grande sta casa, non è piccola. E in che posto se la sono costruiti? E da qua, ragazzi, ci vuole un pim pum pam.
Guardate lì che frazioncina. O come si dice in spagnolo? Pedania. C'è ancora qualche. Sono tutte ristrutturate, ce n'è ancora qualcuna da prendere e ristrutturare. Amore, con tutto rispetto, ma qua una casa manco se me la regalano, È un posto spettacolare. Sì, però la vorrei un po' più vicino al mare, no? Una via di mezzo? No, perché qua ha nevicato più di una volta. E quindi anche no, anche meno. Adesso è bello perché è tutto lastricato, tutte le stradine. Andiamo a farci un giretto, è giro, super va. piccola, ci sono 3 case, però ci andiamo a fare un giretto prima di tornare al furgone. Che storia di posto, passi il ponticello. Fai le scalette. Arrivi alla piazza principale del paesino, della frazione, o come volete chiamarla voi. Che spettacolo! Uno spettacolo in mezzo qua al verde. Devi tornare indietro nei tempi. Sì. Questo ciliegio gigante, tutto in fiore. Che storia! È super piccolo, ci sono 4 case, però fai questa passeggiata e non te l'aspetti di trovarlo qua. C'è ancora qualche casa da ristrutturare. Io la metto lì. La butti lì, no? La butti lì, no? E qua c'è la teleferica per portare giù il cibo. Qua non ci arrivi con la macchina, la stradina è lì sopra e ti porti giù da mangiare. Che storia sto posto! La convincerò la TAM, a portarla in un posto così paradisiaco. E guardate, prima di arrivare al furgone, a 500 metri dal furgone, dove abbiamo parcheggiato, c'è un camping. Così, io vi lascio l'informazione. Qua comunque ci sono, come abbiamo già detto negli episodi precedenti, ci sono un sacco di aree gratuite che ha messo a disposizione quest'anno l'Alto Palazzo, quindi c'è ampia scelta. Oh, ma che postone! Guardate, c'è qua le griglie per fare paella, grigliata, qua avete per pulire. Ci sono anche i bagni sotto sta pineta, qua ci sono i bagni puliti. Che storiona! Questa sì che è una sorgente. E sapete cosa faccio? La riempio anch'io 2 bocce. Oh, sto qua uno spottone, Avete i bagni per fare i barbecue, non c'è nessun cartello, quindi secondo me si può dormire tranquillamente. Sì, tranquillamente. E riguardo alla Fuente dello Sclóticos, mannaggia, ma avete visto quanta acqua scende? Questa qua si filtra dalla montagna, quindi è purissima, è super equilibrata l'acqua. Ti ricordi, scusami se ti interrompo la pubblicità, purissima, lievissima, altissima. No, al contrario. Al contrario, altissima, purissima, lievissima. Alta bene. E l'ha comprato, tutto questo terreno l'ha comprato all'inizio del XX secolo il comune di Béchis, e poi dopo anni hanno canalizzato tutta l'acqua e l'hanno portata in paese, e lì 2 signori iniziavano a riempire le bocce d'acqua e poi venderle alla capitale di Valencia. L'ha pagato, c'è anche il prezzo, l'aveva pagato l'equivalente di 1000 pesetas, l'equivalente in oggi di 6 euro. Però per l'epoca erano tanti soldi, E poi nel 1985 poi invece è stata appunto costruita poi la fabbrica, e tutt'oggi è ancora in funzione. L'acqua di Béchis, super famosa. Sì. Adesso noi ci spostiamo e torniamo a vivere. Andiamo a dormire nel solito posto. Vedete il bello del nostro capo, che ha un sacco di terreni, e quindi noi possiamo scegliere quale terreno andare a dormire. Cambiamo il giardino di casa come cambiare le mutande. Potremmo cambiarlo tutti i giorni se volessimo. Sì. Ne ha di terreni.
alla fine sapete dove siamo. Non No, siamo a Vivere. No, c'era veramente, si stava alzando il vento e la notte davano veramente vento forte. E lì eravamo vicino ad alberi, quindi no, siamo non scesi. c'era uno spiazzo, uno slargo dove era un po' lontano dagli alberi, no, quindi abbiamo detto va. Siamo scesi al nostro giardino di casa, l'ufficiale, perché questo è l'ufficiale per noi. Sì, questa è la casa. Giornata fotonica, bellissima passeggiata, però vi vogliamo condividere una cosa che ci è successa ieri, un po' surreale, perché all'inizio dicevo che è uno scherzo, diteci che è uno scherzo, diteci che esce il cartello, siete su Scherzi a parte, perché non ci potevamo credere. Ieri noi abbiamo finito di lavorare un po' prima e il nostro collega, nonché amico, ci ha chiesto di aiutare a fargli un po' di legna e ha portato il trattore e abbiamo riempito le rimorche di trattore. Tutto tranquillo, poi lui se n'è andato, noi ci siamo fatti la doccia, ci mettiamo in furgone, ci chiama il nostro capo e dice: alle 15:23 eravate al benzinaio? E io, scusa? Sì, perché? Praticamente in un gruppo che aveva lui, qualcuno aveva fatto la foto al nostro furgone e altra gente chiamate la polizia e segnalategli alla polizia. Perché eravamo era un furgone sospetto. E io gli ho detto, ma cioè nel senso, no, perché il nostro capo è tanto di farci gli scherzi così, che ho detto dai, mi stai prendendo in giro. No. E lui chiaramente stava lavorando con il trattore e risulta che siamo veramente stati segnalati alla polizia. E le persone le conosciamo, che sono stati, cioè sanno perfettamente qual è il nostro furgone, non è che siamo qua da un giorno. Sì, che non tutto il paese di Vivere ci conosce, e che non andiamo spesso a Vivere, ci conoscono più nella zona di Soneca. Sì, però comunque abbiamo girato con il nostro amico di Vivere che abbiamo aiutato, non è che vabbè, stendiamo un velo pietoso. No, perché sono proprio le cose che mi fanno arrabbiare, mi fanno andare sui 5 minuti. È semplice, vieni e ci chiedi, io ti dicevo per chi lavoravo, punto, finiva lì. Poi fortunatamente è intervenuto il nostro capo e gli ha detto: beh, lì che cosa state dicendo? Stanno lavorando per me e quindi richiamate la polizia e togliete la segnalazione, perché non hanno fatto niente di male. E non è che sono bravi ragazzi che lavorano. Non toccateveli, perché si è arrabbiato, non è che gliel'ha detto proprio così. Si è arrabbiato e gli ha detto: anche meno, adesso ce la possiamo fare o non ce la possiamo fare? È così, tanto cosa dobbiamo fare? E la chiudiamo qua. Dai che c'ho fame, pensiamo. La chiudiamo qua perché è meglio. Però dici, mamma mia, adesso non posso neanche andare in giro tranquilla. Vabbè. Stasera per cena pollo. Non ho potuto accendere il fuoco, perché c'è vento. Con un'insalata. Un'insalatina. E direi che un bel filmetto a letto, no? E io vado a montare il video perché siamo quasi in diretta e ragazzi, vedete? Il tempo stringe, perché se no i video non escono. E se vi sono piaciuti i video mettete un bel mi piace, condividetelo, hyperatelo e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Un bacio.